Adesso partiamo da questo elmetto austro-ungarico ritrovato tra i ghiacci sullo Stelvio ed arriviamo a Trieste. È integro, sì. È integro, Perfetto, sì, con anche la cinghia cinghia. e anche tutto il suo colore. Dove siamo qui, Zeno? Qui siamo a Trieste. E quella cos'è? Quella lì è una chiesa. Si chiama Sant'Antonio. Chi c'è nato lì? Il mio nonno Costantino. È sempre stato così, oggi come in passato. I ricordi si accompagnano alle immagini più care, le immagini diventano simboli e sui simboli si caricano significati che spesso ci soccorrono nei momenti del bisogno, a volte nell'ora più imprevedibile. Ora la nostra storia ci porta da Trieste a sfiorare i 3000 metri allo Stelvio, dove un presidio di soldati austro-ungarici, fino all'ultimo giorno della Grande Guerra, fece buona guardia tra i ghiacci. Gli archeologi nell'ottobre e novembre 2022, 104 anni dopo l'abbandono, scavarono con metodologia scientifica il ricovero in caverna dello Scorluzzino, dove l'ultima parte, protetta dal ghiaccio che si era formato per infiltrazione, aveva preservato quanto i soldati in fuga avevano lasciato nel novembre 1918. Munizioni, equipaggiamento, effetti personali e brani di vita da trincea. C'erano i giornali di propaganda italiana ancora leggibili grazie all'attento restauro, i pagliericci sopra i tavolati per dormire tra un turno di guardia e l'altro, paglia che era in realtà un insieme di alghe che gli studi hanno dimostrato provenire dall'Alto Adriatico o dall'Istria, mandati in montagna per le loro qualità antisettiche nei giacigli usati in promiscuità tra centinaia di militari. Stelvio e mare. Il legame durante la guerra sembra essere stato più forte del previsto, e non solo per la parte logistica, ma anche per una fotografia ritrovata all'interno della caverna che riporta immediatamente alla bella Trieste. La foto a cui ci riferiamo è questa, proprio quella dei primi del Novecento, e ci troviamo qui sul Canal Grande di Trieste. Quello che vedete in fondo è Sant'Antonio Taumaturgo. Mancano i velieri che caratterizzavano la foto, ma il luogo è esattamente questo. È un forte luogo identitario di Trieste, lo è per i triestini, lo è per gli italiani, perché questo è uno dei simboli di Trieste, ma lo era evidentemente anche per gli austro-ungarici, tanto da portarselo come luogo del cuore in quel luogo freddissimo a 3000 metri sullo Stelvio, attaccati alle proprie brande, di fianco al proprio elmetto. Ecco quindi la storia di questa foto, la stampa di uno scatto che doveva essere stato utilizzato per migliaia di cartoline spedite dall'allora Porto dell'Impero. Gli archeologi hanno trovato 2 foto che si possono presumere conservate visibili accanto ai giacigli del presidio austro-ungarico. Gli studiosi le hanno prima recuperate, pulite, attentamente restaurate e hanno ricostruito l'immagine originale di provenienza, che è evidentemente questa dei primi del Novecento. Forse si trattava di un'immagine su un coperchio, è stampata su legno, di un prodotto arrivato in trincea, tabacco o magari caffè. Questo è ancora oggetto di indagine, poi con tutta evidenza staccato e conservato proprio per l'immagine. Una perla degli Asburgo, Trieste, non solo perché economicamente uno sbocco vitale, ma anche perché i sudditi della duplice monarchia la consideravano certamente un luogo del cuore, identitario si direbbe oggi. Esattamente come gli italiani che legavano alla città irredenta un'enorme spinta emotiva, insomma, come Gianni Stuparic si struggeva di vedere la sua città lontana dalle trincee del Carso in cui combatteva da volontario, così probabilmente molti soldati austro-ungarici ritenevano Trieste un luogo fortemente simbolico. Improvvisamente s'apre ai miei occhi il golfo di Trieste, Duino, Miramare, Trieste. La città si confonde con l'azzurro delle colline, ma ne riconosco ogni segno. Vorrei esserle ancora più vicino. Ecco l'ipotesi più che plausibile. L'immagine della città giuliana era con i soldati austriaci perché era amata, così come l'amavano di fervore irredentista gli italiani, almeno quelli che cercavano di dare un senso alla strage. Trieste era a 3000 metri, sullo Stelvio, perché era amata, perché era un simbolo per entrambi gli schieramenti, perché tra i ghiacci e le nuvole basse, al gelo, ci si potesse almeno immaginare quel mare sferzato dal vento. Ecco perché uno scavo archeologico sui luoghi della Grande Guerra, in questo caso nel Parco dello Stelvio, con la sorveglianza della soprintendenza, è una ricerca che porta non solo emozione, ma molti dati di storia e di singole storie che vengono recuperati alla memoria.
Ecco il perché del grande sforzo logistico degli archeologi. Qui vediamo ad esempio gli elicotteri portare il materiale più pesante sul cantiere, per il resto raggiungibile solo a piedi, lo scavo al freddo, a scalpellare il ghiaccio di decenni, a portar via i reperti con la massima attenzione e a studiarli in modo interdisciplinare dopo lo scavo. Recuperare la storia è sempre un'operazione in attivo.